È arrivata per caso Sì, nella mia vita e evidentemente era la persona giusta per me in questo momento. di non Vai. avere paura dell'osservazione interiore, di scendere all'interno in modo profondo, in modo onesto, umile, di diventare nudi dentro, perché da quello spazio che può arrivare la reale forza, la reale connessione con la nostra essenza e identificarsi con ciò che siamo veramente, quindi di non avere paura. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti su Monica Vlog, perché se è la prima volta che venite, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Allora, questo è il secondo video che facciamo insieme ad Irene, che è già stata qui per parlarci di Inner Quiet, che è la sua linea Alchemica. alchemica, moda alchemica. Quindi se Esatto, siete curiosi andate a vedere l'altro video che vi lascerò esatto. giù in descrizione. Oggi invece siamo qui per parlare di Reiki, perché lei è la mia Reiki Master. Intanto ciao a tutti, grazie Monica per avermi invitato nei tuoi video. Quindi, dai, a te la parola. Allora, vado così a ruota libera? Certo, Ok. Allora, il Reiki, sicuramente tanti nel tuo pubblico lo conosceranno, sì, sì. lo praticheranno, lo vorranno praticare, chi lo sa. Vi racconto come è arrivato per me, in, in poche parole. Brava, sì. Io ho iniziato un percorso di lavoro interiore nel 2016 grazie ad una terapeuta che mi ha insegnato gli esercizi di presenza nel qui e ora, di presenza Mhm. sulle emozioni, il ricordo di sé. La mindfulness, no? Sì, No. mindfulness, perché ovviamente si sta in uno stato dove la mente Mm, è quieta, dove la mente riusciamo ad osservarla e mm-mm. non diventiamo i Ok. pensieri, di alchimia, tanto si va sempre lì, di osservazioni di sé, di quello che c'è all'interno. Certo, la mindfulness è un... No, no, ma spieghiamolo perché c'è, Sì, c'è sì, sì, confusione sì, anche la tra i mindfulness è termini. una pratica molto utile, assolutamente, che arriva poi dall'antica meditazione vipassana, Certo. che è quella di portare l'attenzione ad ogni parte del corpo in Consapevole. modo consapevole, proprio sentire ogni parte del Mm-mm. corpo. Qui è differente, è una Mm, pratica dove si va ad ascoltare quello che c'è all'interno. mm. Quindi emozioni, stati mentali, anche dolori fisici, ecco, L'osservazione. l'osservazione di sé, diventare testimoni di quello che si muove al nostro interno. Ecco, è arrivato dopo l'inizio di un percorso di questo genere, Mhm. dove ovviamente si vanno piano piano a destrutturare tutti i meccanismi della personalità. Certo, Si vanno ad osservare, si vanno a percepire su un altro piano, ci si trasforma. L'alchimia è anche chiamata alchimia trasmutativa certo. perché vuol dire mutare forma, trasmutare, mutare la forma, quindi trasformarci, cambiare la forma dal piombo all'oro. Voi pensate proprio al concetto, a quello che vi evoca l'alchimia, a quello che avete sempre sentito dire, vi arriverà la pietra grezza che diventa un diamante. Questa è l'alchimia in sostanza. Bellissimo, bellissimo. E il Reiki è arrivato per caso nel 2018. Mia cugina, che è la mia master, che è una counselor e naturopata e anche formatrice e coach, che ha un'associazione che si chiama Il Sentiero dell'Essere insieme a Luca Capozza, mi disse, ed è anche master Reiki, mi disse vieni, faccio il primo livello Reiki a Lucca, perché abita a Torino ormai da 10 anni. Lei. Sì, mi disse vieni, faccio il primo Perché lei è di livello. Lucca, se Sì, non lo sì, io sapete. sono di Lucca. E io dissi, ma boh, vieni, 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 dai, prova, prova. Io la sera prima andai in Versilia, in giro, tornai alle Mhm. 4, quindi era il 2018, avevo 31 anni. L'ho presi proprio così, sotto gamba, dissi, boh, mi ha Certo. detto proviamo. Ok. Fece il corso in una casa immersa nella natura vicino a San Ginesse, quindi Ok, era anche sì. un contesto Campagna, particolare in campagna campagna, sì, in lucchese. mezzo Mm. alla natura, e mi colpì molto.
Cioè io rimasi colpita. Cominciò il sabato pomeriggio e dissi, ma ok, mi ha detto proviamo. Io sentivo muovere delle cose, quindi ero sorpresa anch'io, perché io ci andai così, anzi Certo. quasi come fosse una roba tra noi, c'erano poche persone, era un gruppo ristretto. Il giorno dopo, la domenica, si fece il lavoro proprio sul percepire l'energia, cominciando a toccare gli alberi, ad entrare in connessione con le piante. E quella cosa lì a me mi ha aperto totalmente un altro mondo, diverso da quello che conoscevo già, che cominciavo a esperire piano piano con gli esercizi di ricordo di sé. Lì era proprio un essere consapevoli della nostra energia che abbiamo, che fluisce attraverso di noi e che possiamo mettere al servizio. Quando poi feci l'esercizio di trattamento sulla persona che era lì e le dissi, ma tu soffri di mal di testa? Perché mi arrivava fortissimo una pesantezza mentale, e lei mi disse sì, e dissi, ma allora forse qui veramente c'è un mondo nuovo che merita Da scoprire. di essere scoperto e approfondito. Quindi, preso il primo livello, ho cominciato a trattare le persone e a sentire proprio empaticamente i loro disagi, anche senza centrarmi. E Sì, ma anche quindi con me ti succede. sì, è una tecnica questa che, lavorando sui canali energetici, sul potenziarli e su appunto come usarli in modo consapevole, può aiutarci a diventare sempre più sensibili, perché si tratta semplicemente di ascoltare l'altro Certo. da un altro piano, che non è Certo. quello uditivo che resta nel mentale. Certo, perché poi il mentale che fa? Che spesso Esatto. abbiamo già delle idee precostituite Esatto. su una persona e allora questo crea una sorta di Esatto. barriera. Esatto. Invece il Esatto. modo di cui parli te è un modo aperto di porsi di fronte Esatto. agli altri, no? È ascoltare la persona da uno spazio prima di tutto di presenza interiore nostra e piano piano affinare l'intuizione, l'intuito, e lì si riesce proprio a entrare in contatto col campo energetico dell'altro. È quello che mi ha mosso a proseguire, a prendere il secondo livello, che a mio avviso è il livello più bello di tutti e tre. Molto bello, impegnativo. Sì, è proprio quello che ti apre su tante cose, sull'ascoltare empaticamente, anche nelle conversazioni quotidiane, comincia proprio a farti cambiare stato di coscienza al secondo livello. È vero, confermo. E il terzo è quello che serve poi per diventare master e insegnarlo. Ecco, quindi il terzo è come un coronamento finale, ma il secondo è proprio il fulcro della disciplina su tutti i fronti, di lavoro su di sé, di servizio agli altri e anche poi delle competenze che si vanno ad acquisire, perché anche semplicemente la pratica di Reiki mentale è utilissima quotidianamente, io la uso tanto. E a me per esempio ecco viene più spontaneo andare di Reiki mentale, anche perché lo sai, ho le mie difficoltà, quindi per me fare un trattamento completo di Reiki classico è un po' impegnativo. Ok, va bene. E poi comunque vabbè, io ho fatto per altri motivi, non perché voglio andare a fare i trattamenti alle persone, ma ora non stiamo parlando di me. Ecco, volevo entrare proprio, far capire, perché molto spesso la differenza tra il Reiki e altre tecniche energetiche, tipo molte persone pensano che con certe tecniche noi andiamo a fare Reiki, a mandare noi dell'energia nostra, oppure a dire ti succederà questo, voglio che ti succeda questo, voglio che invece carità. Ecco, spieghiamo bene cosa significa Per carità. fare Reiki, perché è una cosa che secondo me molti non la sanno. Certo, purtroppo E è fondamentale saperlo Esatto, invece, questo affidarsi. Esatto, se scrivete Reiki su Google vi appariranno le più catastrofiche nozioni e ok, va bene, ci sta.
Semplicemente il Reiki è amore, è ricontattare il nostro spazio di intelligenza del cuore, che è misurato anche dalla fisica quantistica, quindi comincia la scienza finalmente a dire esiste un campo di energia che è molto oltre i nostri limiti fisici, Certo. che riattivato in modo consapevole, ovvero presenti sul respiro, presenti al nostro corpo e presenti alle mani sul cuore, può portare un riequilibrio di energia in noi e negli altri, perché attivando proprio questo spazio di amore è quello stesso amore che porta equilibrio. E poi equilibrio, è importante la parola equilibrio. Equilibrio. Quindi io non so perché è purtroppo bistrattato, visto in maniere oscure, semplicemente è necessario quando si diventa canali con Reiki, ovvero ci si fa da parte, ci si rende vuoti per essere al servizio, è proprio necessario stare in quello spazio di cuore. Quello è ciò che rende efficace il trattamento. È entrare proprio in uno spazio di coscienza espansa che si può percepire anche tra chi dona e tra chi riceve. In un trattamento Reiki spesso mi capita di sentire quest'unione con l'altro, perché si affida, perché attivo io questo spazio di compassione e di amorevolezza, e già questo porta guarigione, equilibrio, porta amore. Quindi è un andare a riattivare questo spazio, e sarebbe una cosa meravigliosa se tutti l'avessimo ricontattato questo spazio. Quindi non capisco perché è visto così in alcuni contesti in maniera un po' scura. Ma sai, allora, vabbè, spesso c'è la diffidenza di ciò che non si certo, conosce, certo. e poi spesso si crea anche della confusione, proprio perché è vero che internet ora come ora ci mette davanti un ventaglio di informazioni che però non è detto che siano sempre informazioni corrette. Esatto. Quindi si possono anche creare delle grosse, come posso dire, difficoltà, perché uno magari pensa che il Reiki sia una cosa Certo. e non lo è, oppure sembrano cose magiche, cioè, Certo. chi poi non è dentro certi argomenti magari fa un calderone Sì. generale, tutto uguale. Sì, E purtroppo, invece è perché- proprio, ecco, la cosa che a me ha colpito del Reiki e che l'ho visto anche, che mi ha fatto forse riflettere tanto, è stato proprio questo farsi da parte, no? Perché mi rendo conto che forse mi sono avvicinata al Reiki con la mia parte più, con la personalità, perché la personalità cosa? Perché io vedevo i video di Reiki SMR, mi piacevano tantissimo, mi davano pace, mi davano calma, e ho detto ok, lo faccio anch'io perché lo voglio portare nei video, però mi ci sono avvicinata così, di testa. Ok, va bene. Quando poi ho fatto il corso ho detto cavoli Monica, forse non ti sei avvicinata al Reiki per il motivo giusto, no? Qui ti devi fare da parte, e quindi la personalità che ti ha portato lì invece deve togliersi Sì. di mezzo e lasciar fluire. Allora, Che- la personalità è necessaria Certo. per vivere nel mondo, ovviamente. Certo. Qual è la cosa importante? È osservarla, osservare i meccanismi senza giudizio, perché il giudizio è esclusivamente al nostro interno. Noi pensiamo che sia fuori, ma è all'interno. Quindi più siamo nella totale accettazione di come siamo, di quello che si muove in noi, dei nostri, tra virgolette, difetti, eccetera, eccetera, più questo campo di espansione cardiaca si apre. E che sembra facile, ma non lo è. Non lo è, Nel perché senso anche è lì un è bel lavoro da necessario fare. lavorare su di sé. È un bel lavoro da fare. Esatto. È un bel lavoro da fare. E sì. va bene, si fa con i tempi giusti, si fa con ciò che si sente. L'importante è non perdere la volontà. Nel lavoro su di sé è importante la volontà di osservare quello che c'è, di fare il lavoro su di sé.
Se poi ci accorgiamo di rientrare nei meccanismi o di reagire in modo meccanico sempre a degli stessi input che crediamo esterni, ok, osserviamo tutto senza giudizio. Quindi sì, è un farsi da parte, ok, è un entrare in un altro stato di coscienza che presuppone l'aver osservato certe cose di sé, averle integrate e accolte. Quindi in sostanza è un'accoglienza interiore. Più siamo in quello stato interiore per noi, in questo stato di compassione, più possiamo essere canali per gli altri. Ecco, quindi È Reiki è molto un percorso, importante, un molto percorso di importante lavoro questa. interiore, sì. Questa cosa che hai Sì, detto secondo me, è proprio un bel, una ghianda, un nocciolo bello importante. Senti, io vado a braccio, lo sapete, quindi ti va di dire qualcos'altro? C'è qualcos'altro che ritieni importante comunicare? A cui tieni, cioè dici guarda questa cosa secondo me è importante dirla oppure siamo a posto così? sì, sento di dirla alle persone che ci seguono, di non Vai. avere paura dell'osservazione interiore, di scendere all'interno in modo profondo, in modo onesto, umile, di diventare nudi dentro, perché da quello spazio che può arrivare la reale forza, la reale connessione con la nostra essenza e identificarsi con ciò che siamo veramente, quindi di non avere paura. Sento questo. Ragazzi, allora, dopo questa cosa io non dico altro, vi dico solo che vi lascio l'indirizzo Instagram di Irene, tutti i suoi link, cioè veramente mi taccio, saluto perché hai detto una cosa che non c'è da aggiungere altro. Mi sono venuti i brividi ad ascoltarti e sono veramente onorata di averla conosciuta e di aver potuto fare il percorso Reiki con lei. È arrivata anche lei, è arrivata per caso Sì, nella mia vita e evidentemente era la persona giusta per me in questo momento. grazie Tesori, Monica, grazie. grazie per la compagnia e qualsiasi cosa, qualsiasi domanda o la fate qui sotto. Non so se lei però è abbastanza impegnata, non so se avrà tempo di rispondervi o se no andate direttamente appunto a seguirla su Instagram. Grazie ancora della vostra compagnia e grazie ancora Irene di essere stata A qui con te, noi e di questa maglietta stupenda che mi hai regalato. grazie. Ciao ragazzi, Ciao, ciao, ciao. ciao.